bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Come avete visto nell'anteprima iniziale, oggi realizzeremo una Channellina con il canna da zucchero Sequin. Questo filato della Mistricolo potete trovare sul sito Un filo di passione. Io ho preso questo dal colore grigio chiaro. Per quanto riguarda il filato, come vedete, all'interno presenta delle piccole paillette. Queste paillette non danno fastidio e si lavora benissimo con l'uncinetto, infatti l'uncinetto non si incastra nelle paillette. Si lavora con l'uncinetto che va dal 3,5 al 4. Io andrò a lavorare con l'uncinetto del 3. Per quanto riguarda i gomitoli sono da 50 grammi e il filo è lungo 150 metri. È 97% viscosa da canna da zucchero e 3% poliestere Sequin. Sul sito trovate altri colori molto belli e molto accesi e per quanto riguarda le paillette poi dipende dal colore, cambia anche il colore delle paillette. Nel mio caso sono argento. E adesso possiamo partire con il progetto. Prima di iniziare, vi spiego cosa dobbiamo fare. Dobbiamo realizzare uno sprone rettangolare aperto. Nel mio caso ho avviato una catenella di 100 maglie che corrispondono a 55 centimetri. Siccome è uno sprone aperto non c'è bisogno di andare a prendere la circonferenza della testa, però 55 centimetri ho la possibilità che sul davanti non è molto larga. Quindi se voi cambiate uncinetto e filato, tenete presente in centimetri. Poi ho lavorato un giro di maglie alte e un giro di maglie basse facendo l'aumento. Per quanto riguarda l'aumento ho lavorato una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta per la mia taglia che è una taglia M. Se invece avete bisogno di aumentare la taglia negli angoli dove facciamo gli aumenti, invece di lavorare una maglia alta, ne lavorate due. Quindi lavorate 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, così lo sprone cresce velocemente e si allarga anche molto. Per quanto riguarda lo scalfo, sono arrivata a 19 centimetri, quindi ho una apertura comoda per quanto riguarda lo scalfo e la manica sono all'incirca 18 centimetri. Per quanto riguarda la mia semicirconferenza del davanti e del dietro sono all'incirca 41 centimetri. Nel mio caso invece devo andare ad aggiungere delle catenelle sotto lo scalfo per arrivare alla mia circonferenza che è intorno ai 48 centimetri. Comunque detto ciò, vi faccio vedere come partire. Con l'uncinetto numero 3 vado ad avviare 100 catenelle che corrispondono a 55 centimetri. Non abbiamo un multiplo, quindi se cambiate filato e uncinetto potete avviare le catenelle che per voi vanno bene. Dobbiamo suddividere lo sprone. Dobbiamo avere i quarti aperti anteriori, poi le spalle, quindi abbiamo bisogno di tratti corti e il dietro invece un tratto più lungo. Nel mio caso vado a lavorare 14 maglie alte sul davanti, quindi aggiungo una catenella in più per voltare, alla fine sono 101 catenelle, vado a fianco e lavoro la prima maglia bassa con 2 catenelle. Questa è la prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, una terza maglia alta e devo andare avanti fino a lavorare 14 maglie alte. Lavorate le 14 maglie alte, vado nella catenella a fianco per lavorare un aumento.
In questa catenella vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle e sempre nello stesso spazio una maglia alta, quindi un punto V. Lavoro maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Questo è il primo angolo, dove andremo a lavorare ogni giro all'interno delle catenelle un aumento. Devo costruire la spalla e vado a lavorare 20 maglie alte. Quindi vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta, a fianco 3, vado a fianco 4 e proseguo per un totale di 20 maglie alte. Una volta che ho lavorato le 20 maglie alte, anche qui andiamo a fare l'aumento dell'angolo. Nella catenella a fianco vado a lavorare un punto V che consiste in una maglia alta, 2 catenelle, di nuovo una maglia alta, sempre all'interno della stessa catenella. Per quanto riguarda il dietro, vado a lavorare un totale di 28 maglie alte. Quindi vado a fianco e lavoro una maglia alta, vado a fianco 2, vado a fianco 3 e proseguo fino a lavorare 28 maglie alte. Una volta che ho lavorato le 28 maglie alte, nella catenella a fianco vado a ripetere l'aumento e poi di nuovo 20 maglie alte della spalla, nella catenella a fianco l'aumento e 14 maglie alte del quarto anteriore. Quindi proseguo per un totale di 28 maglie alte e poi vi faccio rivedere come lavorare l'aumento. Vado a ripetere l'aumento nella catenella a fianco, quindi entro, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, maglia alta e abbiamo un altro angolo. Per quanto riguarda la manica vado a lavorare di nuovo 20 maglie alte, poi nella catenella a fianco l'aumento e concludo con 14 maglie alte del quarto anteriore. Quindi lavoro le 20 maglie alte, aumento e 14 maglie alte. Una volta che abbiamo suddiviso il nostro sprone, adesso dobbiamo girare il lavoro e dal rovescio lavoriamo un giro di maglie basse, rispettando le maglie alte che abbiamo sotto e anche dove abbiamo le catenelle andiamo a fare l'aumento. E dobbiamo lavorare questi 2 giri fino ad arrivare allo scalfo e alla nostra semicirconferenza del davanti e del dietro. Quindi mi alzo con una catenella e vado a lavorare maglia bassa su ogni maglia alta sottostante. Quindi vado a fianco una maglia bassa, vado a fianco maglia bassa, fino ad arrivare sull'ultima maglia alta. Quindi proseguo la lavorazione e sono arrivata dove ho la maglia alta dell'aumento. Qui lavoro una maglia bassa. All'interno delle catenelle vado a fare anche qui un aumento. Quindi entro, lavoro maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo all'interno una maglia bassa. Sulla maglia alta subito dopo le catenelle vado a lavorare una maglia alta. Mi raccomando, non saltate questa maglia alta, altrimenti ci viene storto la lavorazione. Vado a fianco, maglia bassa. Anche qui mi ritrovo dove ho l'angolo,
Quindi sulla maglia alta dell'aumento lavoro una maglia bassa. All'interno delle catenelle, maglia bassa, 2 catenelle e maglia bassa. Sulla maglia alta, subito dopo le catenelle, una maglia bassa e proseguo la lavorazione fino a terminare il giro. Ho lavorato tutto il mio sprone e arrivo sull'ultima maglia alta. Lavoro l'ultima maglia bassa e vado a girare il lavoro. A questo punto ci ritroviamo sul dritto del lavoro. Andiamo a lavorare maglie alte. Mi alzo con una catenella, lavoro una maglia bassa più 2 catenelle. Qui abbiamo sostituito la maglia alta con maglia bassa e 2 catenelle. Lavoro maglia alta su ogni maglia bassa sottostante. Quindi andiamo a ripetere la lavorazione con le maglie alte consecutive e dobbiamo ripetere questo giro e il secondo giro di maglie basse per le nostre lunghezze. Quindi mi ritrovo qui dove ho la maglia bassa, lavoro la maglia alta sulla maglia bassa che abbiamo all'interno delle catenelle, poi qui abbiamo le catenelle di separazione, all'interno lavoro maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Se avete difficoltà a individuare l'aumento della maglia bassa potete segnare. Quindi qui ho la maglia bassa, subito dopo le catenelle lavoro una maglia alta. Vado a lavorare tutte le maglie disponibili che ho sotto senza saltare nessuna maglia bassa. Mi ritrovo di nuovo dove ho l'angolo, quindi lavoro l'ultima maglia bassa a disposizione, all'interno delle catenelle vado a lavorare l'aumento. Maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta e vado a proseguire questo per tutto il giro. Vi faccio rivedere come ripartire e dobbiamo andare avanti in questo modo con questi 2 giri, una lavorazione molto semplice. Come vedete, il filato scorre benissimo e non abbiamo difficoltà a lavorare, nonostante abbiamo queste piccole paillette. Vado a ripetere il giro delle maglie basse, quindi vado a girare il lavoro e mi alzo con una catenella e sulla maglia alta sottostante vado a lavorare una maglia bassa. Proseguo con maglie basse consecutive fino ad arrivare dove ho le catenelle di separazione. All'interno della catenella di separazione vado a lavorare una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. Ripetiamo sempre l'aumento dell'angolo, quindi mi ritrovo qui, lavoro maglia bassa, 2 catenelle e maglia bassa, sempre all'interno delle catenelle. Questo è l'aumento. Maglia bassa su ogni maglia alta sottostante. Vado a proseguire questo fino alle mie circonferenze. Questo è il risultato del mio sprone. Come vedete l'effetto del filato è molto bello, molto particolare ed elegante. Io ho terminato con il giro di maglie basse e per quanto riguarda lo scalfo sono all'incirca 19 centimetri. Se voi avete uno scalfo più profondo, continuate con i giri fino ad arrivare alla vostra lunghezza.
se avete una taglia L potete scendere fino a 20 centimetri. Io ho fatto 19 centimetri per avere una maggior comodità. Adesso però mi mancano i centimetri per quanto riguarda la mia semicirconferenza e devo aggiungere 3 catenelle da un lato e 3 catenelle dall'altro. E per quanto riguarda queste 3 catenelle corrispondono all'incirca a 2 centimetri e mezzo. Quindi voi vedete, se dovete aggiungere le catenelle sotto al sottomanica per raggiungere la vostra circonferenza, basta mettere il metro su una maglia alta e contate quanti centimetri vi mancano. A me mancano 3 catenelle che corrispondono a 2 centimetri e mezzo. Vado a riprendere la lavorazione, quindi concludo il giro con le maglie basse, giro il lavoro e vado a lavorare maglia alta su maglia alta fino ad arrivare al sottomanica. Sono arrivata al sottomanica e ho lavorato sempre l'ultima maglia alta sull'ultima maglia bassa che abbiamo a disposizione. All'interno delle catenelle lavoro una maglia alta e non vado a fare più aumenti. Aggiungo le 3 catenelle che nel mio caso corrispondono a 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo circa. Una volta che ho aggiunto le mie catenelle, vado dall'altra parte, entro dove ho le catenelle di separazione e lavoro una maglia alta. Proseguo la lavorazione di maglie alte sul dietro. Vado a ripetere la stessa cosa anche dall'altra parte del sottomanica. Questa è l'apertura della mia manica. Unito il quarto anteriore con il dietro e vado a lavorare il giro dal rovescio sempre con maglie basse. Non vado a fare più aumenti, ma vado a lavorare maglia bassa su ogni maglia alta sottostante. Dove ho le catenelle, vado a lavorare 3 maglie basse. Quindi proseguo la lavorazione da questo lato, lavoro le 3 maglie basse sulle 3 catenelle, proseguo per il dietro e di nuovo qui vado a lavorare 3 maglie basse e maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante. Poi giro il lavoro e ritorno indietro con maglie alte e proseguo questo fino ad arrivare fin sotto il seno. Una volta che arrivo sotto il seno, poi cambio il punto e vi faccio vedere il punto che ho deciso di lavorare. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho lavorato fino a 21 centimetri, mi sono fermata con il giro di maglie basse. Adesso vado a cambiare il punto. Se voi volete continuare la lavorazione potete farlo fino ad arrivare al primo fianco. Io lo vado a cambiare adesso che sono arrivata sotto al seno. Il punto che andremo a lavorare è un multiplo di 7 più 5. Nel mio caso ho a disposizione, ho contato tutte le maglie a disposizione e ho 147 maglie alte. 147 è un multiplo di 7, però mi mancano 5 maglie alte per iniziare e terminare il punto allo stesso modo. Vado a fare la lavorazione di maglie alte e vado a inserire 5 maglie alte. Voi contate le maglie e vedete quante maglie avete a disposizione.
Se vi mancano delle maglie dovete arrivare al multiplo di 7 più 5, quindi andate a inserire le maglie che vi servono per arrivare al multiplo. Adesso vado a inserire le 5 maglie alte che mi servono. Quindi vado a girare il lavoro perché mi ritrovo con la lavorazione del punto basso. Lavoro semplicemente le maglie come si presentano, quindi lavoro la prima catenella, rientro, lavoro maglia bassa più 2 catenelle che è la mia prima maglia alta. Proseguo a lavorare maglie alte in ogni maglia bassa sottostante. Qui vado ad inserire il primo aumento, quindi lavoro una maglia alta, rientro una seconda maglia alta e così ho la prima maglia alta in più. Vado a lavorare di nuovo maglie alte, così come si presentano, e nella lavorazione devo andare ad inserire altre 4 maglie alte, quindi 4 aumenti. Una volta che ho inserito le maglie che a me servivano, nel mio caso erano 5, però poi ricordatevi di aggiungere una maglia alta in più per poter girare il lavoro. Quindi alla fine andiamo a inserire 7 più 5 più 1. Quindi andate ad aumentare le vostre maglie alte. Se vi servono 7 maglie alte, andate a inserire 7 maglie alte in più 5, alla fine sempre 5 più 1. Quindi alla fine io ho inserito 6 maglie alte. Ho lavorato il giro di maglie basse per pareggiare. Giro il lavoro e inizio a lavorare il mio motivo. Mi alzo con una catenella, entro nella maglia bassa sottostante e lavoro una maglia bassa più 2 catenelle. Questa è la mia prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione. Vado a saltare 2 maglie di base, 1 e 2, vado nella terza e lavoro una maglia alta. Vado a fianco 2, a fianco 3, 4 e 5. La lavorazione che dobbiamo ripetere è questa: 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie di base, nella terza lavoriamo la prima maglia alta, a fianco 2, a fianco 3, 4 e 5. 2 catenelle, salto 2 maglie di base, vado nella terza e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta, 3, 4 e 5 e proseguo questo per tutta la riga, quindi 5 maglie alte consecutive, 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie di base. Finita la prima riga, vado a lavorare la seconda riga. Quindi abbiamo iniziato con 2 maglie alte, 2 catenelle e terminiamo anche con 2 maglie alte e 2 catenelle. La seconda riga è uguale alla prima, quindi dobbiamo lavorare le maglie alte come si presentano, rispettando le maglie alte che abbiamo sotto. Qui ho 2 maglie alte, 2 catenelle, vado sulla maglia alta e lavoro la maglia alta sottostante. Ripetiamo la riga numero 1. 2 catenelle e vado sulla maglia alta per lavorare la maglia alta.
Vado a lavorare il terzo giro. Nel terzo giro c'è una variazione. All'interno delle 2 catenelle dobbiamo lavorare un ventaglietto di 7 maglie alte, però iniziamo e terminiamo solo con 4 maglie alte e 2 maglie alte all'inizio, quindi mi alzo con una catenella, maglia bassa, altre 2 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. All'interno delle 2 catenelle lavoro 4 maglie alte, quindi iniziamo con metà ventaglietto. Vado a bloccare con una maglia bassa sulla maglia alta centrale, quindi contiamo 1, 2 e sulla terza maglia alta lavoro una maglia bassa. Vado direttamente nell'archetto e qui lavoro 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Blocco sulla terza maglia alta con una maglia bassa. Non faccio catenelle di separazione, vado direttamente nell'archetto per lavorare le 7 maglie alte. Blocco sulla terza maglia bassa e vado avanti fino a terminare la riga. Concludiamo il giro lavorando all'interno delle catenelle 4 maglie alte. Come abbiamo aperto il giro, così chiudiamo. Sulle maglie alte vado a lavorare 2 maglie alte. Questi sono i 3 giri che dobbiamo ripetere fino ad arrivare alla nostra lunghezza. Adesso andiamo a lavorare le maglie alte sui ventaglietti, separate da 2 catenelle. Dobbiamo riprendere dal giro numero 1. Giro il lavoro, iniziamo sempre con una maglia alta. Lavoro una maglia bassa più 2 catenelle. Questa è la nostra prima maglia alta. A fianco lavoro una seconda maglia alta. Sul ventaglietto lavoro la terza maglia alta, una quarta maglia alta e una quinta maglia alta, saltando l'ultima maglia alta, 2 catenelle. Anche qui vado direttamente sul ventaglietto, salto la prima maglia alta, vado sulla seconda e lavoro 1, vado a fianco 2, a fianco 3, 4 e 5. Quindi ci ritroviamo con 5 maglie alte e come vedete il motivo poi viene sfalsato. 2 catenelle, salto 1, vado a fianco, lavoro 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione e andiamo direttamente sull'altro ventaglietto. Quindi saltiamo 1, andiamo sulla seconda per lavorare la prima maglia alta. A fianco 2, a fianco 3, 4 e 5. Andiamo a ripetere le 5 maglie alte. Il giro successivo ripetiamo maglia alta su maglia alta, 2 catenelle e 5 maglie alte, come abbiamo fatto al giro numero 2. Ecco come prende forma il motivo. Andiamo a ripetere il giro numero 2 che è uguale al giro numero 1. Quindi ci alziamo con una catenella, maglia bassa nella maglia alta sottostante più 2 catenelle. Andiamo a ripetere le 5 maglie alte
separate da 2 catenelle per tutto il giro. Dal giro successivo lavoriamo di nuovo il ventaglietto di 7 maglie alte, 2 catenelle e vado a ripetere il giro sottostante. Andiamo a ripetere il giro numero 3. Come vedete abbiamo una base diversa, quindi a questo punto ci alziamo sempre con 2, con una maglia bassa più 2 catenelle che è la nostra prima maglia alta e a fianco lavoriamo una seconda maglia alta. Questa volta facciamo una catenella perché dobbiamo andare sulla terza maglia alta sottostante e bloccare con una maglia bassa. Andiamo direttamente nelle 2 catenelle per lavorare il ventaglietto di 7 maglie alte. Quindi adesso possiamo procedere come abbiamo lavorato nel giro dei ventaglietti. Blocco il tutto sulla terza maglia alta. Vado di nuovo all'interno delle 2 catenelle per lavorare le 7 maglie alte. Quindi proseguite questa lavorazione molto semplice fino a terminare il giro. Poi bloccate nella terza maglia alta e di nuovo ventaglietto nelle 2 catenelle. Dobbiamo proseguire questo. Una volta che finiamo il terzo giro dobbiamo ripetere dal giro numero 1, quindi 1 e 2 sono uguali e poi dobbiamo lavorare il ventaglietto. Andate avanti e poi vi faccio rivedere come ricominciare dal giro numero 2, poi la sequenza è sempre quella. Concludiamo il giro come abbiamo iniziato. Quindi nella terza catenella lavoro una maglia bassa, una catenella di separazione e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Vado a lavorare il giro numero 1 e inizio con 2 maglie alte. Questa è la prima e questa è la seconda. 2 catenelle di separazione. Sul ventaglietto dobbiamo lavorare di nuovo le 5 maglie alte per ripetere il giro numero 1. Quindi dobbiamo saltare 1, andare sulla seconda maglia alta per lavorare la prima maglia alta. A fianco 2, a fianco 3, 4 e 5. E come vedete stiamo riformando di nuovo le nostre 5 maglie alte. 2 catenelle, salto 1, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta. A fianco 2, a fianco 3, 4 e 5 e dobbiamo proseguire questo giro e il secondo giro. Una volta che lavoriamo i 2 giri, poi dobbiamo ripetere il giro dei ventaglietti, dove dobbiamo lavorare le 2 maglie alte e all'interno delle catenelle solo metà ventaglietto, quindi 4 maglie alte. Sulla terza maglia alta chiudiamo il ventaglietto con una maglia bassa. Poi nelle catenelle di nuovo 7 maglie alte e nella terza maglia alta sottostante una maglia bassa. Poi andiamo a ripetere di nuovo il giro 1 e 2 che sono uguali. Quindi dobbiamo lavorare le maglie alte sulle maglie del ventaglietto sottostante e così dobbiamo andare avanti per la nostra lunghezza. Questo è il risultato del punto fantasia che abbiamo lavorato, molto bello e dà un effetto elegante a tutto il lavoro. Il filato è morbidissimo, per quanto riguarda, è anche molto leggero. Per quanto riguarda la lunghezza, misurando dal collo fino dove ho lavorato sono un totale di 46-47 centimetri. Non ho voluto farla molto lunga, ma se a voi piace molto più lunga andate avanti con la lavorazione.
Poi ho lavorato la manica, una l'ho fatta così per farvi rendere conto. E anche qui dà un bel effetto. Non l'ho lavorata molto lunga perché non mi piaceva l'effetto di una manica corta, ma se a voi piace più lunga, basta andare avanti con la lavorazione. Per quanto riguarda la lavorazione, ho lavorato in tondo e ho ripreso le maglie alte e maglie basse, sempre in tondo. Io ho fatto delle diminuzioni sotto al sottomanica perché facendo uno scalfo più profondo la manica mi era più larga e come vedete si vede dal collo fin tutta la lavorazione a un 34 centimetri. Se voi volete continuare con la lavorazione basta proseguire con il motivo. Ho lavorato le maglie alte e maglie basse facendo corrispondere fino dove ho lavorato, ho finito la lavorazione di maglie alte e maglie basse. Per quanto riguarda il motivo, ho ripreso la lavorazione delle maglie alte e ho calcolato le maglie multiplo di 7. Siccome stiamo lavorando in tondo, il multiplo cambia. Quando abbiamo lavorato in linea abbiamo fatto 7 più 5 più 1. Qui invece dobbiamo calcolare solo un multiplo di 7. Vado a riprendere le maglie intorno allo scalfo. Io ho terminato il giro con le maglie basse, quindi rispettando il motivo, un giro di maglie basse, un giro di maglie alte, vado a lavorare il giro di maglie alte. Se voi avete terminato con le maglie alte, fate un giro di maglie basse. In questo giro vado a fare delle diminuzioni. Quindi la prima maglia alta la vado a lavorare normalmente. Vado a fianco, lavoro una maglia alta e chiudo a metà. Vado a fianco ancora, maglia alta e chiudo a metà. E ho fatto la prima diminuzione. Vado a fianco e anche qui vado a fare una diminuzione, maglia alta, vado a fianco, maglia alta e chiudo a metà. E adesso chiudo tutte insieme. Le maglie che lavorate da un lato devono corrispondere anche dall'altra parte dello scalfo. Qui una maglia alta normale. Vado a fianco, maglia alta normale. Proseguo questo fino ad avere un multiplo di 7 e vado a lavorare maglie alte in questo giro. Una volta che ho terminato il giro di maglie alte, vado a chiudere con una maglia bassissima nella maglia alta. Vado a riprendere il motivo di maglia alta e maglia bassa. Quindi questo giro lavoro maglie basse, mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Vado a fianco, maglia bassa, vado a fianco, maglia bassa. Vado a riprendere i due giri di maglia alta e maglia bassa, nel mio caso per un totale di 9 centimetri e poi vado a cambiare il punto. Quindi nel giro successivo il giro di maglie alte, giro successivo ancora il giro di maglie basse. Faccio questo per 9 centimetri. Anche sulla manica vado a riprendere il punto fantasia. Quindi dobbiamo lavorare due giri uguali e un giro dove dobbiamo formare i ventaglietti. Ho finito la lavorazione con il punto basso, adesso mi alzo con una catenella, rientro nel punto basso sottostante, lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Devo lavorare 5 maglie alte consecutive, quindi sono 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione. Salto 2, vado nella terza maglia bassa e lavoro 1, a fianco 2, a fianco 3, 4 e 5. Il punto non è cambiato, è sempre questo, quindi vado a lavorare 2 giri
uguali, quindi il primo con 5 maglie alte saltiamo 2, 2 catenelle, 5 maglie alte, il secondo lavoriamo maglie alte come si presentano e poi vi faccio vedere come lavorare il terzo giro. Fatti 2 giri di maglie alte, di 5 maglie alte separate da 2 catenelle, andiamo a lavorare il motivo del ventaglietto, il terzo giro. Come vedete il punto è continuo, non lo spezziamo perché stiamo lavorando in tondo. Ecco perché serve un multiplo di 7 senza aggiungere più 5. Con maglie bassissime mi porto sulla terza maglia alta perché dobbiamo lavorare sulla maglia centrale una maglia bassa. Mi alzo con una catenella, entro all'interno, lavoro una maglia bassa. Nello spazio delle 2 catenelle andiamo a lavorare il ventaglietto di 7 maglie alte. 4, 5, 6 e 7 e andiamo a bloccare sulla terza maglia alta con una maglia bassa. Il motivo, come vedete, non è cambiato, quindi andate avanti e poi vi faccio vedere come ricominciare dal giro numero 1 e dobbiamo proseguire fino alla vostra lunghezza. Terminato il giro dei ventaglietti andiamo a riprendere dal giro numero 1. Quindi con una maglia bassissima mi vado a chiudere sulla maglia bassa del giro d'inizio. Con maglie bassissime mi porto sulla seconda maglia alta del ventaglietto e qui vado ad iniziare il giro numero 1 dove dobbiamo formare 5 maglie alte. 3, 4 e 5. 2 catenelle, vado sulla seconda maglia alta e lavoro di nuovo un totale di 5 maglie alte. Questo è il motivo che dobbiamo ripetere. Quindi una volta che chiudiamo in tondo riprendiamo il giro numero 2 che è uguale al giro numero 1. Chiudiamo con una maglia bassissima, ci alziamo e lavoriamo il giro. Nel giro successivo, quando dobbiamo lavorare i ventaglietti, dobbiamo chiudere, ci dobbiamo spostare sulla terza maglia alta e dobbiamo lavorare una maglia bassa e poi all'interno delle catenelle il ventaglietto e così via. Quindi andate avanti fino alle vostre lunghezze. Terminato di lavorare tutte e due le maniche. Adesso vado a rifinire il davanti per far venire la lavorazione più compatta. Per quanto riguarda il davanti vado a riprendere il motivo dei ventaglietti. Inizio però con metà ventaglietto con 4, altrimenti scende troppo. Quindi inizio con 4 e poi una maglia bassa nello spazio disponibile. Poi vado a lavorare 7 maglie alte e una maglia bassa, 7 maglie alte e una maglia bassa e vado a rifinire tutto il davanti in questo modo. Qui ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado a lavorare una maglia bassa, non vado a tirare molto, ma vedo come va il punto, quindi vado nell'archetto a fianco e lavoro 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vedo come cade il punto, vado qui e lavoro una maglia bassa. Proseguo questo da questo lato e anche dall'altro lato. Faccio solo una lavorazione, poi salgo sopra, taglio il filo e vado dall'altra parte. Se invece voi volete rifinire anche questa parte, lavorate delle maglie basse oppure volete riprendere il ventaglietto e qui
Volendo potete fare una diminuzione, lavorare 2 maglie alte chiuse insieme per dare più stabilità al punto, oppure altrimenti risalite, tagliate il filo e riprendete la lavorazione dall'altra parte. Questo, come vedete, questo progetto molto semplice è anche di grande effetto. Il punto semplice valorizzato da questi punti luce del filato. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto. Ci vediamo a presto con altri video tutorial.